rapporto può entrare in crisi per diverse ragioni. Tu ne dovrai avere sempre una per poter migliorare il rapporto, rafforzarlo e tenerlo vivo. È quello di cui ti parlerò oggi in questo video. Il primo punto su cui soffermarsi per rafforzare una relazione e a tratti anche recuperarla quando questa ormai ha preso cattive acque è la comunicazione, ok? Riuscire a comunicare bene all'interno di un rapporto di coppia è veramente alla base della buona riuscita. Negli anni ho studiato diverse coppie, diciamo migliaia di coppie, e quello che mi sono reso conto in maniera predominante è che la comunicazione gioca sempre il ruolo decisivo nel costruire la relazione, quindi agli albori, nel determinarla nel corso del tempo e soprattutto quando questa finisce. Quindi capisci bene che saper comunicare, quando dico saper comunicare, significa utilizzare le parole giuste, mescolate all'ascolto e soprattutto orientate verso l'obiettivo che è quello di comunque riuscire a mantenere serenità e tranquillità all'interno della comunicazione appunto tra due persone. Quindi ricorda, la comunicazione è alla base di tutto. Nelle relazioni molto spesso esistono momenti in cui la coppia va in dissonanza, ecco, questa è la parola giusta. Cosa succede in quel momento? Ci sono i classici litigi, ok? Ora, i litigi possono essere affrontati in maniera costruttiva, in maniera matura, oppure possono deteriorare la relazione. Cosa vuol dire affrontare un litigio in maniera costruttiva? Significa capire quali sono le reali ragioni che vive l'altra persona, perché le nostre sono già ben chiare. Pensaci un attimo, quando discutiamo con qualcuno, quelle che sono le nostre ragioni sono limpide e chiare. Quelle dell'altra persona non le vogliamo comprendere, non che non le comprendiamo, non sappiamo comprendere, non le vogliamo comprendere. Quindi affrontare i litigi e le discussioni in maniera costruttiva significa proprio entrare empaticamente nelle ragioni dell'altra persona. Il terzo passaggio per rafforzare una relazione è condividere del tempo insieme. Se due persone condividono del tempo insieme e questo tempo lo condividono con estrema qualità, quindi con i punti di cui ti ho parlato poco fa, quindi sapendo affrontare le obiezioni, le discussioni, riuscendo a comunicare in maniera propositiva, sommate appunto alla condivisione di un tempo di qualità, questo significa far funzionare la relazione. Chiaramente è il consiglio che do anche alle persone che vedono chiudersi la propria relazione e che vogliono comunque ricostruirla. Ecco, riuscire a passare del tempo, condividere appunto del tempo di qualità. Quando finisce una relazione, chiaramente, lo metto tra virgolette, questo è un po' più complesso perché bisogna effettuare una serie di passaggi per poi arrivare appunto a riuscire a condividere questo tempo di qualità, che è quello che poi io insegno nei miei corsi, e se ti fa piacere in descrizione troverai anche qualche elemento in più valido per te, anche gratuito. E allora quello che io ti consiglio di fare è proprio condividere del tempo di qualità con l'altra persona, perché all'interno di quel tempo, se costruito bene, accadono le meraviglie. L'ultimo passaggio per rendere meravigliosa una relazione è appunto evitare di entrare in competizione, di entrare in sfida con l'altra persona. Succede il 70-80% delle volte, perché inevitabilmente ci sono posizioni lavorative diverse, perché la famiglia di uno piuttosto che la famiglia dell'altra, eccetera, eccetera, perché gli amici dell'altra persona sono diversi dai miei amici. Ci sono sempre degli spunti validi per poter innescare una sorta di competizione, una sorta di sfida. E questo tipo di sfida purtroppo deteriora la relazione, il rapport che si crea con l'altra persona, non si accede più a quell'elemento che è valido, che è l'empatia, e senza empatia le relazioni crollano su se stesse. E non solo, non è possibile recuperarle poi quando queste finiscono. Bene, spero che questo video ti sia stato utile e di valore. Se ti fa piacere, continua a seguirmi sui miei canali sociali. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach, e ti ringrazio ancora per aver visto questo video. Ciao!